In questo video voglio parlarvi del concetto di innovazione, dalla sua definizione al suo ruolo nel guidare una crescita aziendale ed economica e come potenziarlo nell'identità del brand con l'approccio di Io Brand Value. Ma prima mi presento, mi chiamo Simone Ballico, sono il founder di Io Brand Value, un'agenzia di consulenza che aiuta piccoli, medi, grandi, attuali e futuri imprenditori a creare piani strategici innovativi di marketing e di branding. La definizione di innovazione secondo Io Brand Value differisce da quelle di Merriam-Webster, Stanford, McKinsey o Idea Scale. L'innovazione è il processo trasformativo di sviluppo o miglioramento di prodotti, servizi o processi per creare e trasmettere un valore significativo nel mercato. In New Brand Value si riscrive la definizione di innovazione affinché ognuno la adatti alle proprie esigenze, come ho fatto io. La definizione integra gli aspetti procedurali orientati al valore per il cliente e alla crescita economica, offrendo una visione totale, olistica, che è fondamentale per le imprese odierne. Perché l'innovazione è importante nel mercato competitivo di oggi? La risposta potrebbe essere facile da trovare. Perché se non lo fai, il mercato ti mangia. Sì, è vero, ma ci sono anche altre ragioni. Tra queste c'è l'identificazione delle opportunità, quindi l'innovazione funge da catalizzatore per rompere la monotonia e quindi ti permette di accedere a un miglioramento continuo e generazione di nuove idee. E poi c'è la crescita aziendale, la crescita economica, il vantaggio competitivo rispetto ai competitors, ma può essere anche intesa come una crescita del personale e dell'organizzazione, favorendo una mentalità innovativa. Quindi è come mettere del carburante premium all'interno dell'azienda. Può essere più costoso, è vero, ma massimizza il valore e aumenta i profitti. E infine aumentare la produttività, quindi l'innovazione può ottimizzare il processo di produttività all'interno dell'azienda, individuando ad esempio dei nuovi o migliori modi per svolgere le tasks senza sovraccaricare le risorse umane e tecniche. Per capire come integrare l'innovazione all'interno del business model è necessario distinguere tra innovazione e invenzione. Un'invenzione è la nascita di qualcosa che è completamente nuovo, di qualcosa che prima non esisteva ed è quindi spinto da scoperte tecnologiche, scoperte scientifiche o nuovi progressi. Invece l'innovazione non riguarda l'invenzione o la reinvenzione della ruota, bensì farla girare meglio e quindi coinvolge tutti quei processi che volgono a migliorare o modificare un prodotto, un servizio o un processo esistente per fornirgli più valore, sia dal mercato sia dalle esigenze dei consumatori e quindi mira a risolvere problemi specifici o determinate richieste. Un classico esempio che racchiude un po' entrambe le visioni è proprio quello di Apple. Infatti ha sia innovato sia un po' anche creato il concetto del personal computer. Infatti prima non esisteva la visione di voler integrare o a voler portare un personal computer all'interno delle famiglie, che è una cosa che Apple è riuscito a fare con Apple 1 e Apple 2, i due computer. Ma dopodiché è riuscito a farlo anche con iPod, quindi un piccolo sistema dove potevi ascoltarci solo della musica. Però poi cosa è successo? Hanno integrato la fotocamera, la connessione a internet, il telefono ed è così che è nato iPhone. Sviluppare una mentalità innovativa richiede una combinazione di ingredienti distinti ma complementari. E questi ingredienti sono tre: apertura a nuove idee, impegno nell'apprendimento continuo, learning e la capacità di vedere il fallimento come un trampolino di lancio, come un'opportunità. Ma vediamo adesso come poter incorporare questi tre elementi nella routine quotidiana. Adottare una mentalità aperta è come aprire le finestre all'interno di una stanza piena di stress, di disorganizzazione. Permette di avere una folata di nuove prospettive, rivitalizzare i punti di vista che vengono visti da un'angolatura sbagliata. L'apprendimento continuo invece è la fonte di giovinezza per il tuo cervello e quindi ti permette di riuscire a mantenere la tua mente agile, per citare una metodologia, e adattabile. Contrariamente a quanto popolarmente si pensa, il fallimento non è la fine del mondo, è anzi un segnale, un cartello che ti dice che hai imparato qualcosa ed è come se fosse il ricalcolo del GPS che ti permette di riportarti sulla via verso il successo. Mettendo insieme tutti questi elementi, tu o la tua organizzazione potrete sviluppare sicuramente una mentalità innovativa che è proattiva, resiliente e in continua evoluzione. E ricorda anche una cosa, che essere innovativi non è una corsa, ma una maratona con tanti ostacoli, ma anche con delle stazioni di ristoro e una folla di sostenitori lungo il percorso. In questo mercato in rapida evoluzione non è più sufficiente stare al passo, anzi, siamo in un momento storico dove restare fermi significa andare all'indietro. L'innovazione è l'arma segreta per sopravvivere e prosperare in questo mercato. La strategia dell'Oceano Blu è come scoprire una spiaggia isolata, serena, senza nessun turista. Questa strategia quindi punta a uscire dal mercato saturo, l'Oceano Rosso, e creare nuovi spazi, l'Oceano Blu, quindi pronti all'innovazione. E quindi
Poi si tratta meno di competere e più di creare. E quanto è bello essere creativi. Per sviluppare una strategia di Oceano Blu si può utilizzare il framework delle 4 azioni, basato su 4 fattori: eliminare, ridurre, aumentare e creare. Vediamo più nel dettaglio. Eliminare è un po' come una pulizia di primavera, quindi si vanno a rimuovere tutti quegli elementi che sono sovrappezzati o obsoleti all'interno del settore. Ridurre consiglia di togliere tutti quei fattori che il tuo settore già offre in maniera eccessiva e quindi pensalo come una dieta aziendale. Ecco, taglia l'eccesso e mantieni l'essenziale. Aumentare consiglia di elevare certi elementi ben al di sopra degli standard del settore, quindi se lo standard è 50 portalo a 75, a 100 ed è qui che tu puoi poi inserire il tuo servizio premium. Creare invece quel fattore clou della strategia dell'Oceano Blu che ti permette di introdurre delle funzionalità o dei servizi che sono completamente nuovi e che nessuno aveva mai pensato. E quindi come fatto per gli altri fattori, prova a rispondere anche a queste domande. Unendo queste 4 azioni sarai in grado sicuramente di tracciare una nuova strategia di Oceano Blu. Il Value però non vuole solo scoprire delle strategie innovative per innovare il tuo modello di business, ma vuole anche creare una strategia che permette di trasmettere tutto questo impegno verso il miglioramento continuo, verso l'adattabilità e verso la centralità del cliente. E quindi perché è così importante mostrare l'innovazione attraverso l'identità del marchio? È perché puoi raccontare una storia evoluzione, quindi il filo narrativo che arricchisce la storia del tuo marchio informa il tuo come, il tuo cosa, ma più importante il tuo perché, collegando in modo fluido l'essenza e i valori fondamentali del tuo marchio. Quando il tuo marchio è innovativo, i tuoi stakeholder interni e esterni lo percepiranno come tale. Cristallizza la tua proposta di valore, quindi imposta le aspettative di mercato creando un'identità che incoraggia il tuo team verso una mentalità innovativa. Costruisce una forte fiducia del consumatore, un marchio che innova costantemente è percepito come competente, lungimirante e quindi allieva le preoccupazioni dei consumatori riguardo all'obsolescenza e la stagnazione del marchio stesso. Molto importante, poi attira talenti. Infatti i talenti desiderano un ambiente di lavoro che non sia solo una fabbrica di stipendi, ma un rifugio per la creatività, per il progresso e che condivida i loro valori. Trasmette trasparenza. L'infinità di informazioni presenti sul mercato si combattono con un approccio trasparente e che quindi si distingue e parla proprio dell'integrità del tuo marchio. Infondere innovazione nella tua identità di marca può ridefinire il tuo posizionamento del mercato. Ma quindi come incorporare questa innovazione nel DNA del tuo brand? Incomincia offrendo degli spazi di ideazione, quindi spazi, piattaforme dedicate proprio alla generazione di idee per promuovere una cultura creativa. Centra il design thinking sul consumatore. Scrivi una narrativa digitale, il cosiddetto storytelling, sfruttando quindi le piattaforme digitali per mostrare come il tuo marchio si presenta come innovativo nel mercato. Collabora piuttosto che competere, crea delle partnership proprio per creare delle alleanze strategiche al fine di stimolare l'innovazione. Costruisci una cultura di miglioramento iterativo e devi considerare l'innovazione come un processo in corso e non come un progetto isolato che ha un inizio e una fine. Questa frase si applica notevolmente al campo dell'innovazione e alla percezione del marchio. Ma come poterlo misurare? Diciamo che i modi principali sono tre. Il feedback dei consumatori, che sono, diciamo, il barometro che risiede nelle voci dei tuoi consumatori. Le metriche di brand equity, quindi esamina le KPI come la consapevolezza del marchio, la fedeltà, i tassi di ritenzione dei clienti. E tre, premi e riconoscimenti di settore. Non sottovalutare questi riconoscimenti, anche piccoli, che ottieni. Mostrali sul sito, su LinkedIn, come se fosse, diciamo, la mensola o un quadretto appeso sulla parete. Queste considerazioni però non finiscono qua. Io Brand Value integra innovazione, tradizione e qualità sull'identità del marchio della tua azienda e per rimanere aggiornato su future analisi, case study e discussioni approfondite ti consiglio di seguire questa pagina. Facendo così compirai un passo significativo per restare informato e prendere delle decisioni più consapevoli nella tua impresa. Se hai trovato questo video interessante allora non vorrai perderti i prossimi contenuti. Segui Io Brand Value su YouTube e su LinkedIn e unisciti al The New Branding Journey per approfondire, pensare in modo critico e agire saggiamente di fronte a circostanze in continua evoluzione. Non perdere quindi l'occasione, segui Brand Value prima che ti dimentichi o che non ti spunto più nel feed e diventa ora parte della community.